aperiti e aperice, aperito, aperilù, aperima, aperime, aperigi e c'è pure aperide. Ma per fortuna poi che arriva un altro aperisabato. Non è spuntino né pausa caffè, è un aperisabato. Si incontrano amici, ci scambi due idee, poi sfogli un giornale, racconti di te e sai di nuovo che c'è, e sai di nuovo che c'è. Buon aperisabato a te. Buon aperisabato a te. Amiche e amici, benvenuti ad Aperisabato, il weekend italiano. Un saluto da Silvina ed Antonio. Silvina, oggi abbiamo una puntata speciale, straordinaria. Abbiamo un ospite, ma che dico ospite? Un super ospite. Però aspettiamo sorpresa! una sorpresa, una grande sorpresa. Sì, ma grandissima, davvero? Tu sei stata invece lo scorso fine settimana. Berlino! Che cosa hai fatto a Berlino? Un workshop di salsa. No, in realtà non uno, tre. Come tre? Dalle 2 fino alle 7 Una di maratona sera. è stata. Sì. Ma erano dei workshop molto speciali perché erano di boogaloo, di pachanga, di tecnica in due, di coppia, Ok. con Brando e Vivian. Loro vengono da Cali e insegnano questa salsa calegna che è terribile. È una È salsa diversa. difficilissima, sì. E perché? È perché devi saltare praticamente tutto il tempo e fare... E bueno, dopo vi mostriamo com'è. E loro erano a Berlino? Sì, perché stanno facendo un tour mondiale. Mondiale. Sì, in tanti paesi e Berlino e io sì, per forza dovevo andare perché questo non lo potevo perdere. Questa occasione specialissima. E questi due ballerini? Vengono da una famiglia di ballerini. Ah. Suo papà balla e suo figlio balla. Beh, il figlio di Brandon e Vivian. Incredibile! E in Colombia bisogna saper ballare? Perché se a Cali non sa ballare, non trovi la fidanzata. E allora per chi non Non vuole hai stare scelta. solo, deve saper ballare. E allora guardiamo un attimo questa intervista che hai fatto con Brando e Viviana. Buon divertimento. Hola, qué lindo estar hoy con dos profesionales de la salsa y la salsa colombiana. Genial. Chicos, ¿en qué se distingue la salsa caleña? ¿Por qué tiene esa particularidad tan especial? Bueno, yo creo que el estilo de baile caleño se caracteriza por el dominio de las piernas. O sea, la música, el sonido entra por los dedos, por las uñas, por las rodillas, y todos esos movimientos de rodillas hace que se vea muy vistoso y que se diferencie de los otros estilos que están un poquito más enfocados en el manejo, en la gozadera. Es una especie de zapateado, digámoslo así, ¿no? Como de zapateado, Sí. porque es que nuestros ancestros revolucionaron la música de 33 revoluciones por minuto, la subieron a 45, entonces hizo que fuera un poquito más pringado. A ver, yo, ¿cómo sería? Eso. ¡Qué divino, chicos! Cálmate, Brando. Ese es el ritmo de la sangre, ¿eh? Eso. No se puede hablar. ¡Qué bien! ¿Y qué estilos se están dando? Porque para mí es súper original ver estos estilos aquí en Alemania. Boogaloo. Esto está buenísimo. Sí, bueno, digamos que en este primer curso quisimos, o bueno, En Berlín. Salsa Unicorns decidió que hiciéramos pachanga y bugalú, que casi no hacemos. La pachanga es un poco diferente, hay una pachanga internacional que se baila en el segundo tiempo, pero nuestra pachanga es como nuestros pasos clásicos de la salsa caleña, como con un estilazo. O sea, el que baile pachanga es el más elegante. Con los Bien pasos de vestidos. Esos pachanga. zapatos por lo menos no funcionan. No. Tienen que ser zapatos de material. Los quesos, los tradicionales. Ah, esto solamente para Sí, pingüinos, se está tanto. transformando en actividad física porque hay muchas personas que vienen aquí por relacionarse con otras personas, por hacer un poquito de ejercicio, por sudar un poco. Y el bugalú tiene de alguna También. forma esa adrenalina, como salta, cambia de peso. En media También. hora has hecho por ahí, yo creo que 3 horas de... También nace el vuelo en Cali debido a la revolución de los long plays, de los LPs. Así que por eso tiene ese... Regularmente esas canciones de bugalú originalmente son muy son muy suavecitas. Pero cuando las aceleraron, de ahí nace el bugalú y básicamente el bugalú nace en Cali. Es un estilo de bailar, pero brincando, saltando un poquito, pero llevando el ritmo, ¿no? Esa es la jugada, esa es la jugarreta. Esa, eso, qué bueno.
Además hacen bugalú. Bueno, el estilo caleño sí tiene, digamos lo que tiene como la facilidad, el caleño de por sí tiene como la facilidad de poder sincronizar lo que suena, la instrumentación con el cuerpo, Movimiento. con el cuerpo. muy Entonces esa rítmico, conexión, esa podríamos decir. musicalidad es lo que diferencia del caleño a un cubano que por sí de pronto maneja una técnica, un conteo. El caleño es más a oído, más a sentimiento, y nosotros estamos como fusionando un poco de las dos porque hay otros estilos que quieren aprender caleño, pero nosotros lo estamos de alguna forma también cuadriculando para que puedan aprender fácilmente. Y aquí durante el workshop dijiste algo muy interesante, que ustedes van como al compaso siguiendo los instrumentos de viento. En la pachanga. En la pachanga por lo menos identificamos las canciones, ¿cierto? Vinci? Sí, digamos que la pachanga tiene una particularidad y es que ese ritmo le incluyeron la flauta. Sí. Entonces digamos que siempre branda como esa apreciación para que la gente pueda identificar qué canción es pachanga. Y bueno, digamos que esa es una particularidad de ese ritmo y por eso se hace como todos esos, se ponen todos esos anuncios para que la gente también aprenda un poquito durante la clase. Y eso también se refleja en los pasos de baile. Para que entienda la gente como que estos movimientos no los puedo hacer ni en cha-cha-cha ni en bugalú, sino En pachanga. Y ahí le vamos a la brisa, la calle, Claro, barrio, nos literalmente, quedamos en Cali, vamos a la pachanga. Cali. Bueno, creo que de acá nos vamos directamente a la pachanga esta noche a bailar, chicos. favor. Muchísimos éxitos. Muchas gracias. Se van para Australia. Ya, nos falta... Primero. Sí, Praga primero, ahí pasamos a Australia, 5 ciudades, Perth, Adelaida, Melbourne, Sydney, Sydney. Brisbane, pasamos a Canadá. Después Canadá, Estados Unidos, bueno, nos falta todavía. Sí, nos falta. Y la Feria de Cali en Colombia. En que diciembre, nos nos esperamos. Vibrando. Vamos por la mitad del tour. Sí, Más o menos. literalmente, vamos en la mitad del tour. Vamos aquí en la mitad, vea, del ombligo. Vamos llegando. Vamos de la mitad, pues estamos muy contentos porque la gente nos está esperando. Digamos que siempre tenemos una muy bonita recepción, los salones se llenan y bueno, para nosotros es un orgullo representar a nuestra ciudad y a nuestro país pues a través del baile. Así es. Genial, chicos, muchas gracias, muchos éxitos y nos vemos dentro de poco y bailando en la pachanga. Ah, bellissima esperienza questa. Hai visto? Sì, molto simpatici. Sì, Brando assolutamente. e Viviana. Però adesso facciamo un po' di musica qui per introdurre il nostro ospite, che ha a che fare con il pezzo che seguirò fra poco. Vediamo se indovinano chi è. Allora, il pezzo che seguirò fra poco era la sigla di uno dei programmi più famosi degli anni '80, quelli della notte. E il nostro personaggio faceva parte della band, quindi era parte di questo programma. Non dire troppo. No, non dico molto, però io intanto eseguo la sigla Ma la notte no e il resto lo vedremo dopo. Ogni giorno la vita è una grande corrida, ma la notte no. Ogni giorno una lotta, chi sta sopra, chi sotto, ma la notte no. Al mattino un po' grigio, se non c'è dentifricio, ma la notte no. Tu ti guardi allo specchio e ti sputi in un occhio, ma la notte no. Poi comincia il lavoro e dimentichi il cuore, ma la notte no. Parli sempre soltanto delle cose importanti, ma la notte no. Ti perdi la stima se non trovi la rima, ma la notte no. Ti distrugge lo stress e dimentichi il sesso, ma la notte no. Che stress, che stress, che stress di giorno, ma la notte no, 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 no. Sto presso di giorno, ma la notte no, 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 no. Che stress, che stress, che stress di giorno, ma la notte no, 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 no. Sto presso di giorno, ma la notte no. Giorno, mi distruggi così. Giorno, mi fai dir sempre sì. Ma la notte, ma la notte, ma la notte, ma la notte, ma la notte,
ma la notte no. E a questo punto poi, tra gli altri che improvvisavano qualcosa, c'era un giovanotto che nella band improvvisava con In una maniera molto speciale. in maniera scat, Mhm. questa tecnica faceva qualcosa così, e oggi ce l'abbiamo qui con noi. Che onore! Un grandissimo onore per noi salutare il grande Gegè Telesforo. Ciao Gegè. Grazie. Benvenuto ad Aperisabato, Grazie. benvenuto. Grazie. Antonio, Innanzitutto grazie Silvina, grazie. un abbraccio a voi. Sì, innanzitutto grazie per dedicarci del tempo, no? Per Esatto. questa intervista. Grazie. Figurati, è un piacere. Gli esordi in radio, ok, a Foggia, Sì. poi sei andato Sì. a Roma e lì è nato l'incontro anche con con il tuo padre, diciamo, adottivo dal punto di vista artistico. Con il mio maestro e Col anche tuo con maestro, uno dei miei ecco. migliori amici, perché quando poi Sì. ti rendi conto, arrivi all'età che ho, e vedo, ho superato i 60, e ti rendi conto facendo un calcolo velocissimo che ho trascorso sicuramente più anni vicino a Renzo Arbore Infatti. che alla mia famiglia, e ti accorgi che alla fine non è soltanto un rapporto professionale, ma c'è amicizia, Certo. stima, affetto, c'è molto di più, ecco. Hai fatto veramente di tutto con Renzo Arbore, hai fatto anche un Sanremo, il clarinetto, la partecipazione famosa del clarinetto, io steso a terra dalle risate vicino al televisore per la prima serata, fu qualcosa di impressionante. E comunque Telepatria International. L'idea di quel programma per Renzo e Ugo Porcelli, che poi è stato sempre il suo autore e produttore radio e televisivo, era quella di realizzare un programma patriottico per celebrare la bellezza del nostro paese, la forza anche artistica del nostro paese, coinvolgendo le forze armate, le varie forze armate come pubblico, e intervistando personaggi assolutamente di fantasia interpretati da grandi artisti, come nel caso di Carlo Verdone, che faceva uno dei Garibaldini, Era molto originale. Roberto Benigni Dante. interpretava Dante Dante, Alighieri. Paolo Villaggio, Cristoforo Colombo. Quindi insomma era un programma anche quello abbastanza bizzarro, Infatti. che non ebbe un grande successo come quelli che poi, come il successo che poi hanno ottenuto quelli successivi, da Cari Amici Vicini e Lontani, che celebrava la radio italiana, quelli della notte, Esatto. Indietro Tutta, Doc che presentavo io di musica, e tutti Ce gli n'è altri. da dire, perché tu hai praticamente hai fatto parte della televisione negli ultimi 40 anni, quindi c'è più. Parliamo un attimo della trasmissione che ti ha reso più famoso. Allora, Doc, che era una trasmissione pazzesca. Non voglio fare un poco sfogliare l'album dei ricordi, perché ci pensate già con Renzo Arbore con il programma Appresso la musica, ma veramente era un programma assurdo. Addirittura, stando a quello che raccontava sempre Renzo Arbore, anche gli americani ce l'hanno guardato, cercavano di assimilare Di copiare quello il formato. quello che avete messo su praticamente dal punto di vista proprio musicale, tecnico, della conoscenza tecnica, di tutta quella roba che c'era, perché era uno studio, praticamente uno studio di registrazione. Beh, sì, fu attrezzato lo studio 1 di Via Teolada come un meraviglioso club di musica con 2 o 3 palcoscenici a secondo delle 2 edizioni che abbiamo realizzato, e con il massimo della tecnologia audio e video di allora. Stiamo parlando ancora di una tecnologia analogica, non digitale, sì, infatti. non digitale. E tu dicevi degli americani, devo dire che il programma diventò subito una sorta di cult, perché venivano proprio dalle produzioni televisive anche inglesi, francesi, tedesche a vedere questo programma, come veniva realizzato. Diciamo, è un programma di musica dove suonano dal vivo Miles Davis, James Brown, Manhattan Transfer e tutti gli altri. Sembrava una cosa impossibile. E quando venivano gli artisti americani erano i primi a restare sorpresi, perché negli Stati Uniti non c'era un programma
che puntava a quel genere, a quel tipo di musica, a quel tipo di qualità, raccontando le storie dei musicisti e promuovendo la grande musica che in quel periodo in Italia iniziò a circolare in maniera anche prepotente nei club, nei teatri, proprio perché c'era un programma come Doc che trainava tutto. Oggi invece non ci sono programmi di musica, ci sono i talent show, che sono programmi televisivi che utilizzano la musica per fare spettacolo. Tant'è vero che se vai a vedere gli ascolti, fanno più ascolto i giudici quando litigano che i ragazzi quando fanno le performance. E poi c'è sempre questa cosa della competizione, cioè di chi arriva primo, la nuova pop star del futuro deve essere proclamata. Ma la musica non è lo sport, capito? No, c'è il mercato e c'è chi vende più dischi, ma la qualità non ha che valore puoi dare, no? E riparlando di Doc, qual è stata l'esperienza più incredibile in quel programma? Ecco. È stata proprio quella di ritrovarsi a condurre quello che poi col tempo è ricordato come uno dei programmi televisivi musicali più importanti della storia della televisione internazionale. Poi di momenti importanti ce ne sono diversi, li ricordo tutti. C'è gli incontri con queste persone, intervistare Miles Davis o trascorrere 4-5 giorni con James Brown. Per non parlare poi anche degli artisti italiani, da Francesco De Gregori che non andava in televisione, o una giovanissima Fiorella Mannoia, o Mia Martini, Pino Daniele, Lucio Dalla, esatto, Mia Martini, no ragazzi, no, stiamo parlando veramente di grandi. Esatto. Bene Gegè, allora tu non sai quanto ci hai reso felici oggi con questa tua presenza, veramente ma grazie a voi tantissimo. Ci hai arricchito spero veramente. di incontrarvi, spero di ritrovarmi ad Amburgo magari un giorno. Magari. Volentierissimo. La chiacchierata ce la facciamo de visu. Esatto. E magari poi ci andiamo a mangiare qualcosa insieme. Senz'altro, questo sicuramente. D'accordo. Va bene. È stato veramente un grandissimo piacere, un grandissimo onore. Allora, un saluto a te, Grazie, Antonio, buona grazie, musica Silvina. Ancora e in bocca al lupo anche per il futuro, per tutta quest'estate, per questo Grazie, tour. viva il lupo sempre. Sempre. Un abbraccio forte. Ok. Ciao, arrivederci, grazie. E adesso veniamo al nostro spazio Cinema! E oggi abbiamo un film interessantissimo. C'è ancora domani. Bellissimo film Sì, del 2023. di Paola Cortellesi, che segna praticamente il debutto alla regia di Paola Cortellesi. Ne hanno parlato tutti talmente bene, ha vinto tanti premi, ha un successo enorme ed anche un film molto molto particolare perché la scelta anche del colore, perché è un film in bianco e nero. Quindi E lei voleva raccontare i ricordi di sua mamma, sua nonna e sua bisnonna. è la condizione anche difficile delle donne, è ambientato negli anni 40. Dopoguerra, difficile, Dopoguerra. strano, un anno che non si sa bene qual è fino alla fine. E comunque sono problemi che esistevano allora e purtroppo esistono anche oggi. Stiamo parlando di violenza sulle donne, quindi il maltrattamento, le disparità economica anche. Ed è un film riuscitissimo, ha raccolto tanti premi, ha avuto un successo enorme sia di pubblico sia dalla di incasso, perché è stato praticamente il nono film con il maggior numero di incassi in Italia di sempre. E poi ha ricevuto il Nastro d'Argento, diversi premi. La Cortellesi stessa ha ricevuto la Lupa Capitolina. Perché ha fatto anche il ruolo principale, Sì. Delia. Sì, l'altro invece accompagnato da Valerio Mastrandrea, anche una parte bellissima del marito, diciamo, burbero, violento. Anche se comunque il tema della violenza è stato risolto in maniera un poco diversa, perché proprio la scena della È violenza... una metafora. Sì. È una metafora e una danza. Sì, lei voleva fare un swing e dopo hanno dovuto fare quello che potevano veramente ballare gli attori, ma è spettacolare perché non la voleva raccontare nella maniera normale, no? E con il ballo hanno cercato di
di smorzare forse anche, perché c'è già tanta violenza in TV, sullo schermo, che hanno voluto... Mostrarlo in maniera diversa. Sì. Quindi chi se l'è perso per motivi logistici, perché magari non abita in Italia, non va al cinema materialmente, però è sicuramente da non perdere, quindi sulle piattaforme digitali, su Netflix e Sky è possibile guardarlo interamente. Quante stelle vogliamo dare? Il massimo. Il massimo, allora 5 stelle per C'è ancora domani. Bene, adesso è arrivato il momento di parlare di cose serie, perché si ride, si scherza, però possiamo anche essere molto molto seri. Abbiamo un urgentissimo bisogno di raccogliere fondi per 2 ragazzi che sono sfortunatissimi, Dobbiamo aiutarli. sono affetti da una malattia genetica rarissima. Pensa che ci sono solamente 25 casi in Italia e 300 in tutto il mondo. Però per queste cure hanno bisogno di molto denaro, perché sono cure che si possono effettuare solo in America, in Texas. E quindi stiamo parlando di Nicolò e Matteo, per i quali c'è stata veramente una maratona a raccogliere questi fondi. Hanno bisogno di 300.000 euro, siamo già arrivati a poco più della metà e hanno bisogno urgentemente di un piccolo aiuto, qualsiasi aiuto, piccolo, grande che esso sia, è veramente un piccolo mattoncino che aiuterà nella speranza di poter salvare questi 2 fratelli, colpiti dalla malattia della lafora. La lafora è una malattia che nasce dalla mutazione di uno dei geni che sono deputati a fornire un enzima all'organismo che scioglie il glucosio. Se questo enzima non viene prodotto bene, il glucosio si accumula non solo nei muscoli, ma anche nelle cellule nervose e ne provoca il deterioramento. Quindi quando si accumula troppo glucosio sia nei muscoli e nel sistema nervoso, porta alla progressiva degenerazione delle cellule nervose e muscolari. Quindi non solamente la paralisi, anche la demenza totale. Stiamo parlando di una corsa contro il tempo, perché questi ragazzi veramente non hanno tempo, e proprio l'associazione che si occupa dei malati di lafora si chiama Tempo Zero, e per la quale è possibile anche devolvere il 5 per 1000 nella dichiarazione dei redditi. Quindi aiutateci a trovare questi soldi, può essere la più piccola donazione da 5 euro anche fino a quanto volete voi. In ogni caso cerchiamo di aiutare questi 2 fratelli che sono Nicolò e Matteo. Grazie a tutti. Grazie. E siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata. Che è volata come sempre. È volata come sempre. Se volete l'intervista integrale a Gege Telesforo, basta andare sulla nostra sezione speciale delle interviste di Aperisabato. Se volete scriverci, l'indirizzo come sempre redazione@aperisabato.com. Altrimenti abbonatevi al nostro canale, iscrivetevi al canale, no? Cliccate sulla campanellina se volete ricevere per primi le notifiche su nuovi contenuti che noi portiamo sempre dentro. Altrimenti sulla nostra pagina web c'è anche la sezione speciale di tutte le puntate, potete vedere tutte le puntate, tutte le interviste. Altrimenti siamo anche sui social. Su quali social siamo? Su tutti i social. Benissimo, allora un ringraziamento a tutti voi che ci seguite sempre più numerosi e un appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Ciao! Buon aperisabato a te.